Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche predestinate per il mese di gennaio 2026. Giocate in casa questo mese, ragazzi. È uscita la carta della giustizia, quindi potrebbero esserci dei temi burocratici da risolvere, potrebbero esserci questioni da regolarizzare, da regolamentare. Se non fosse così, si può trattare di un qualche tipo di riequilibrio a livello magari energetico, piuttosto che di abitudini. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai 3 corsi base gratuiti presenti sul canale e in più trovate anche i link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo con un 3 di pentacoli, un 4 di spade, 9 di bastoni, asso di coppe, 10 di bastoni, 3 di spade, abbiamo il giudizio e finalmente la giustizia, di nuovo che si ripete, e l'8 di bastoni. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere le relazioni, il lavoro, il denaro e via dicendo. Allora, partiamo da questo 3 di denari. Potrebbero esserci delle questioni legate a dei progetti, a delle collaborazioni, a qualche cosa che si sta, diciamo così, studiando con qualcun altro. 2 di coppe, cavaliere di coppe e morte. Qui ci può essere un disaccordo tra due persone che può essere, diciamo, messo in equilibrio o da una terza persona che entra o da una terza opzione che entra per trovare un punto di incontro. Io voglio A, tu vuoi B, perché non facciamo C, visto che su A e B non riusciamo a metterci d'accordo? Andiamo a vedere il 4 di spade. Imperatrice e asso di coppe. C'è un tema da risanare qui, secondo me. Potrebbe anche esserci una sorta di isolamento nel primo periodo del mese. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Fante di coppe e 8 di pentacoli. Credo che ci sia un momento di stanchezza per la routine. È come se aveste bisogno di qualche cosa, di una novità, di qualche cosa che smuova un po' l'energia. Andiamo a vedere l'asso di coppe. La luna e un 8 di coppe, ragazzi. È come se aveste bisogno di andare verso mete più alte,
Perché con la carta della luna potrebbero esserci o delle proiezioni o delle questioni che riguardano il passato, che potrebbero ritornare a galla. Potrebbe essere proprio questa abitudine, questa routine che magari avete già vissuto, questo disaccordo potrebbe essere. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Cavaliere di pentacoli. Asso di spade e diavolo. C'è un tema con il controllo di certi obiettivi, di certe responsabilità, di come si comunica. Ci sono come certe cose che ho l'idea che vi stiate tenendo un po' dentro. Difatti anche qui abbiamo un 3 di spade e qui un 4 di spade. C'è come una sofferenza, un qualche tipo di dolore da dover guarire probabilmente. Andiamo a vedere il 3 di spade. Abbiamo un 7 di pentacoli e un 5 di pentacoli. C'è qualche carenza qui, ragazzi, che state avvertendo. Vi dico, avete anche 2 volte l'asso di coppa al contrario. Sento come se c'è un vuoto a livello affettivo. Potrebbe essere un vuoto a livello di idee, se per esempio per voi vibrasse di più come la necessità di trovare nuove idee per guadagnare, per, non lo so, coinvolgere di più i vostri followers piuttosto che i vostri clienti. Andiamo a vedere il giudizio, perché con il giudizio arriva come una presa di consapevolezza. Abbiamo una regina di bastoni e un re di bastoni. Voglio andare a vedere anche la giustizia. Amanti e appeso. Datemi anche una carta per l'8 di bastoni. Due di pentacoli. Allora, l'idea è che sì, potrebbe esserci come questa terza opzione, diciamo così, su quello che si dovrebbe fare o su quello che potenzialmente potrebbe essere il punto di incontro tra 2 persone. C'è come un ok, dimentichiamoci di quello che abbiamo detto fino adesso, rivalutiamo la situazione. Sento che siete un po' corto di idee, probabilmente siete anche un po' stanchi a causa della routine, a causa di certe situazioni che si ripetono. E qui le carte vi dicono di lasciar stare, secondo me, gli obiettivi del passato. È per quello che avete anche la morte e qui c'è il diavolo. Vi ricordo che il diavolo è l'ego, quindi la mente, i risultati a cui noi ci aggrappiamo. E questi 2 assi di coppa, al contrario, parlano di una mancanza di idee, mancanza di creatività, una mancanza di novità, mi viene quasi da dire. Potreste avvertire effettivamente delle carenze con questo 5 di pentacoli che potrebbero effettivamente essere carenze monetarie, può darsi dei ritardi a livello di pagamento, può darsi che, non lo so, ci siano anche delle spese impreviste questo mese, adesso poi ci arriviamo, e che quindi siate un attimino lì che stiate cercando di capire qual è l'alternativa migliore per arrivare ad un equilibrio. Tenete presente che avete la giustizia qua e qui ce l'abbiamo a fine mese, quindi il riportare equilibrio, il dare una nuova regola piuttosto che il creare una nuova quotidianità sarà un po' il leitmotiv del mese. Ci sarà una presa di consapevolezza con la carta del giudizio su come poter riequilibrare le cose. Avete anche un appeso al contrario, quindi se state aspettando delle compravendite, delle questioni burocratiche che si risolvono, dei rimborsi, delle assicurazioni, qualsiasi cosa, voi, assicurazioni un attimo, però qualsiasi cosa stiate aspettando che richieda una firma legale,
notaio, avvocato, contratto di lavoro, tutto quello che potrebbe implicare qualche firma, secondo me entro la fine del mese arriva, ragazzi. Mm? Quindi sento che ci sono come nuovi accordi, nuovi contratti, nuovi panorami che si potrebbero aprire. Ora, partiamo dalle persone che sono senza lavoro, che sono disoccupate. Ehm, Quello che vi posso dire è che secondo me con queste due giustizie qualche cosa entro la fine del mese parte. Potrebbe proprio essere un contratto. Potrebbe essere, ragazzi, un lavoro online, un lavoro dove c'è da sfruttare le vostre doti comunicative, le vostre abilità diplomatiche, considerato che siete della bilancia. Potrebbe essere qualche cosa con i social, qualche cosa con ehm, qualche cosa che abbia a che vedere anche con il divertimento, la parte ludica. Cioè, io ho come la sensazione che ci sono nuove possibilità in reparti che potrebbero riguardare i bambini, piuttosto che i divertimenti, piuttosto che la comunicazione, piuttosto che i social, la radio. Non so perché, ma gli aerei mi hanno fatto arrivare proprio quest'immagine. Quindi potrebbe anche esserci qualche lavoro nel turismo, magari per voi nel prossimo periodo. Comunque, se per caso avete già mandato vari curriculum e state aspettando delle risposte, avendo la carta del giudizio, io sento che a gennaio potrebbero effettivamente chiamarvi. Per le persone che sono occupate, io ho la sensazione che dunque, l'idea è che qui ci si aspetti qualche tipo di accordo che però non arriva, c'è come da rilanciare l'offerta che vi hanno fatto. Sento che dovrete parlare chiaro, che dovrete mettere i puntini sulle i, che dovrete definire che cosa non siete disposti ad accettare e che ruoli o ruolo volete intraprendere nell'azienda, mantenere, cambiare, implementare. Vi dico, questo essere determinati, secondo me, vi dà la possibilità di aggiustare il contratto lavorativo o fissare un contratto o delle regole laddove non ci fossero state ancora, non ci fossero ancora state. Ehm, Se per caso, se per caso siete in un lavoro dipendente dove non vi sentite valutati, non venite pagati per quanto date, diciamo che vi prendete incarichi o tendete a risolvere problemi che non sono vostri, vi dico che potrebbe anche qui esserci come un cambio. Per qualcuno si tratta proprio di un licenziamento in tronco e di un caso fortunato, perché con la giustizia, ragazzi, ricordatevi che fa riferimento alla legge di compensazione, quindi se vi è stato effettivamente tolto qualche merito, qualche diritto, qualche soldo, è facile che la vita, l'universo vi compensi con quello che è stato tolto. Quindi nel caso ci fosse questa rivoluzione, se vogliamo, nei confronti dei vostri capi, nei confronti delle regole aziendali che state o che avete seguito fino ad adesso, sarà comunque positivo. Potreste anche trovare proprio un altro lavoro completamente nel giro di 2 mesi, forse 3. Però riprendete i contatti con le vecchie aziende se per caso volete cambiare lavoro, perché ho come l'idea che qualcuno potrebbe trovare effettivamente la porta aperta.
Per le persone invece che sono autonome, qui ho come l'idea che non si smuovano tanto le cose, potreste essere in qualche collaborazione, in qualche lavoro di gruppo, in qualche appalto, subappalto. Vi dico, è come se non ci fosse una collaborazione continua da parte di tutti i componenti di questo gruppo, anzi, sarete voi che vi sobbarcherete più ruoli, più incarichi, più grane, più problemi di quelli che effettivamente vi spettano o di quelli che sapete risolvere, però sento che con la giustizia a fine mese le cose riprendono come un certo equilibrio, si ridefiniscono i contratti, anche se è un cliente, fornitore, collaboratore da anni, si rivedono un po' gli equilibri e ci si riprende il proprio potere personale. Sento che per voi potrebbe essere molto importante per smuovere le cose a livello lavorativo, investire una certa cifra in pubblicità, in marketing, in promozioni, in prodotti omaggio per, insomma, ravvivare un pochettino i clienti che già avete, secondo me. Anche i nuovi e anche per farvene di nuovi, però se avete già dei clienti che hanno acquisito servizi o prodotti in passato, chissà che dargli una svegliata non li rifaccia ripartire con i vostri servizi, i vostri prodotti. Se parliamo di progetti, qui c'è da rimettere un po' le carte in regola. Prima, secondo me, sistematevi con questa giustizia, capite che cosa è per voi, capite che cosa c'è da togliere, che non serve più, c'è come qualche peso qui. Io sento che c'è un extra lavoro per molte persone che potrebbe riguardare un lavoro quotidiano in famiglia. Vi faccio un esempio: voi lavorate, vostra sorella, fratello lavora, però siccome voi finite alle 4 e mezza andate a prendere i nipoti, li portate a casa di vostra sorella o fratello e lì rimanete fino a, ipotesi, le 6, gratis. Mm? Quindi questo potrebbe essere un qualche cosa da rivedere, cioè il mio tempo io te lo do, mi fa piacere fare la zia, lo zio, però il mio tempo ha un valore, gratis non lo posso più fare, quindi o troviamo un accordo, quello che magari prima si faceva fatica a trovare, quindi o troviamo un accordo o io devo occuparmi di portare i soldi a casa mia, quindi potrei fare un altro lavoro in quelle 2 ore di tempo. C'è un po' da ridefinire queste dinamiche, secondo me, perché vedo che c'è proprio come un'attività settimanale che vi porta via del tempo. E invece voi avete bisogno di focalizzarvi su di voi, sul rimettere in equilibrio la vostra vita. I conti, parliamo di soldi perché vi dico che potrebbero esserci delle spese impreviste in questo mese, potrebbero esserci delle perdite, occhio agli occhiali, mi dicono questa cosa qua, mi fanno vedere proprio degli occhiali, a non dimenticarli in giro, potrebbe essere che li dimenticate in bagno da qualche parte. Ehm... Per il resto sento che dovrete un po' stringere la cinghia, sinceramente, questo mese, ragazzi, ma ho anche la sensazione che certi risultati arriveranno più avanti, quindi si tratta di un periodo ristretto. Chissà che per qualcuno non sia restringere la cinghia a livello fisico, cioè limitare quello che introducete a livello di cibo. Giustamente siamo dopo le feste, ci si rimette un po' tutti in carreggiata. Se parliamo di relazioni e quindi andiamo ai single, io sento che qui ci potrebbe essere un personaggio molto interessante, ragazzi, che potrebbe iniziare ad affacciarsi verso l'inizio del mese, con il o la quale potrebbe esserci un ottimo scambio. Sento che vi incontrerete come ad un corso, potrebbe essere un corso di ceramica, un corso di cucina, un posto dove c'è da fare con le mani. Mm? E potrebbe nascere effettivamente una bella conoscenza agli inizi, potrebbe essere una relazione ehm, che effettivamente dà anche un seguito a livello lavorativo, cioè come un qualche cosa che si potrebbe costruire insieme. Però io ho come l'idea che siate 2 caratteri abbastanza opposti e che quindi ci sia insomma un po' da vedere quali sono, diciamo, i punti di comunicazione comune, dove vi trovate a comunicare, dove potrebbero esserci degli interessi da poter condividere, da poter far crescere, da poter coltivare, insomma.
Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora qui ragazzi vi dico la sincera verità che potrebbe esserci un tema con i figli, soprattutto per chi non riesce ad avere figli. Sento che avete bisogno di cambiare il focus nel vostro caso, avete bisogno di focalizzarvi su altro, di, diciamo così, cercare obiettivi più elevati proprio per la coppia. Ehm, perché io ho come la sensazione che questi pensieri, questa routine, tenete presente che se non sono figli potrebbero essere i progetti di coppia, però questo rimanere troppo focalizzati crea come una sofferenza e invece c'è bisogno di distrarsi, c'è bisogno di fare altro, c'è bisogno di prendere la vita un pochettino più, come dire, con filosofia. Tenete presente che potrebbero esserci dei momenti dove avete bisogno di stare con voi stessi ed è lecito prenderseli ed è lecito dire di no. Sento che tendete normalmente a sobbarcarvi di responsabilità che non sono le vostre e qui è ora di rimandare un po' quello che non è vostro al mittente. Avete bisogno di occuparvi di voi, avete bisogno di stare con voi stessi, avete bisogno di coccolarvi. Per chi non fosse in un momento, diciamo così, di ricerca di qualche cosa in particolare ed è comunque in una relazione, io ho come l'idea che anche per voi ci siano certe regole del gioco, certe dinamiche nella quotidianità da ricalibrare. Sento che c'è una sorta di stanchezza di base, ma perché tendete a fare tutto voi e invece avete come bisogno di delegare ad un certo punto. Soprattutto se siete di quelle coppie dove la donna fa tutto in casa e l'uomo invece no. Quindi c'è bisogno come di allentare un po' la presa, sento. Per le persone invece che sono in una relazione clandestina, non ben definita, senza etichetta o magari a distanza, anche per voi sento che ci sarà come un prima e un dopo, si parlerà chiaro, si vedranno come le cose da un'altra prospettiva, questo vi dico dalla metà del mese in poi, e io credo che si parlerà chiaro, cioè arriverete ad un certo punto dove direte le cose come sono, non avrete peli sulla lingua e questo vostro dire le cose come stanno suppone il fatto che siate pronti a lasciar perdere tutto. Cioè è come se aveste elaborato questa morte, dire ok, le cose sono in un certo modo, non mi funzionano più così, sono disposta a lasciare tutto, a meno che parlando con questa persona gli equilibri non cambino. Ed effettivamente vi dico che il parlar chiaro potrebbe avere i suoi effetti sulla relazione in sé, su quanto siete disposti a darvi o a lasciare tutto in blocco se l'altra persona non viene un po' verso di voi. C'è come un tentativo, però per adesso è ancora un po' debole, secondo me. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. La voce interiore, la sacerdotessa e la morale, la regina di spade. Sento parecchia rigidità. Effettivamente, ragazzi, la carta della giustizia che ci parla proprio di regole, parla di rigidità anche mentale, perché comunque c'è la spada, è sempre un'energia un po' così mentale. Qua è una regina di spade. Qui avete il re di spade, però l'energia è un po' simile e la voce interiore. Tutto mi dice che c'è un qualche cosa che va fatto secondo i vostri standard, secondo i vostri canoni, secondo quello che è il vostro modo di pensare, ma potrebbe risultare essere un po' troppo rigido. Cioè, qui c'è da rompere, secondo me, con questi schemi, con queste paure, con queste proiezioni del passato. Sì, c'è come un riequilibrio. Tenete presente che la bilancia qua si vede bene, ha i due piatti, uno potrebbe essere la mente e l'altro il cuore, cioè cosa dice la mente e cosa dice il cuore, cosa vorrebbe fare il cuore e invece come è strutturata la mente,
che credenze ha, che cosa pensa, o meglio, quali pensieri si formulano pensando al voglio fare come dice il cuore. C'è paura, c'è proiezione, c'è timore, c'è tristezza, c'è malinconia. Andiamo a vedere un altro oracolo. Carta numero 17 parla di guarigione. Sto guarendo da dentro o la parte interna. Infatti qui abbiamo la sacerdotessa che è la voce interiore. Che cosa vi dice la vostra anima, mi verrebbe da dirvi. Ultimo oracolo. Tenete presente che quando c'è la giustizia si parla anche di giustizia divina, ragazzi, quindi potrebbe essere come un momento di passaggio proprio perché c'è bisogno appunto di riequilibrare. Un'altra cosa vi voglio far notare, la giustizia ha la spada. Non è detto che questa spada tagli esattamente dove noi vogliamo, ma è più facile che tagli dove noi abbiamo bisogno di tagliare, che sono due cose diverse e non sempre coincidono. Qui bisogna vedere che cosa vuole l'ego, a che cosa è attaccato il nostro personaggio. Carta numero 43, il tuo spirito eterno. Infatti sì, è una questione di anima. Parla del sé superiore e di un'intuizione sacra. Io credo che avrete un periodo abbastanza, come vi posso dire, percettivo, perché qui avete la sacerdotessa, il giudizio, questa carta che parla del sé superiore, quindi è come se arrivasse una presa di consapevolezza abbastanza grande da farvi capire come ripristinare le cose, vuoi a livello burocratico, vuoi a livello mente-corpo, vuoi a livello giusto o sbagliato potrebbe anche essere, o faccio una cosa piuttosto che un'altra, o gli equilibri all'interno di questa relazione di cui ci parla il 2 di coppe qui all'inizio. Cari amici della bilancia, questo è quello che io avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, darmi hype, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro abbonandovi al canale. È la fascia di abbonamento più bassa e in quella sezione diciamo che ho condensato tutto quello che io ho studiato in tanti anni e l'ho messo a disposizione lì per voi, per darvi una mano, per aiutarvi nel vostro percorso di crescita sia personale che di consapevolezza spirituale, insomma. Comunque, tratto veramente tanti temi, dalla metafisica alla metamedicina, c'è un lavoro sui traumi, ci sono delle meditazioni, si parla di Kundalini, di come si vede nell'etere, di come sviluppare il terzo occhio. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici e vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così perlomeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi, non mi resta che ringraziarvi di essere stati qui con me anche oggi, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!